Ciao ragazzi, oggi è lunedì 22 febbraio e come vi avevo anche anticipato da alcune storie su YouTube, nella mia regione da oggi ci possiamo prenotare la nostra dose di vaccino e quindi ho appena telefonato, ho chiamato direttamente la mia dottoressa e mi ha detto appunto di stampare un po' di materiale che devo compilare. Sono delle auto certificazioni per il personale scolastico e poi cos'è che mi ha fatto stampare? Una scheda anamnestica e mi ha detto che la telefonata potrebbe ci sarà sicuramente la settimana prossima, quindi mi hanno detto non prima di venerdì. Oggi è lunedì, quindi a questo punto direttamente la settimana prossima. Vediamo quando chiameranno, se chiameranno. Ho deciso quindi di girare questo video proprio per mostrarvi un po' cosa ne sarà di me, come starò anche dopo il vaccino e magari tutte quelle persone un po' titubanti che magari temono di farlo, magari si sentiranno più coraggiosi, quindi mi immolo per voi. Comunque, insomma, ci aggiorniamo prossimamente e ciao! Ragazzi, allora oggi è lunedì 1° marzo, sono appena uscita da scuola e mi ha telefonato la mia dottoressa dicendomi appunto che giovedì posso andare a fare il vaccino. Non ho mai avuto shock anafilattici e dal momento che farò il vaccino in ambulatorio da lei, se avessi avuto problemi di allergie o altro, era sicuramente meglio andare in ospedale e non da lei in ambulatorio. Mi ha detto che il giorno dopo potrò tranquillamente andare al lavoro, adesso vediamo se mi viene un po' di febbre, insomma, vediamo come sto, poi chiaramente lo vedremo anche insieme. E altra cosa, dovrò stare 15 minuti da lei in ambulatorio per attendere che non ho, insomma, problematiche post vaccino. E niente, aspettate, vi tolgo intanto la mascherina, tanto non c'è nessuno e sono contenta e vediamo un pochino come va. Insomma, si sta smuovendo qualcosa, speriamo bene ragazzi. Va bene, ciao. Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, sto per andare a scuola, oggi è mercoledì, domani ho il vaccino e niente, questa è una settimana veramente... Bah, diciamo che le settimane sono abbastanza movimentate, infatti anche per questo su YouTube sono un attimo sparita, ma anche su Instagram perché io sinceramente, come vi dicevo già giorni fa, io non sto a dare resti. Comunque per mille cose, cioè assenze, supplenze che devo fare, ehm, ehm, cose, come si chiamano? Riunioni straordinarie, situazioni che apocalittiche, scolastiche, vabbè, sto esagerando nel senso, però comunque o penso una cosa o penso un'altra, è ovvio, quindi capitemi. E, anyway, due ragazzini, e io ci sono stata in contatto, hanno preso si sono ammalati, hanno preso il Covid e io infatti sabato devo andare a fare il tampone. Tra l'altro domani faccio anche il vaccino, quindi non so se le due cose... Oggi purtroppo è l'ultimo giorno di scuola, proprio ragazzi, mi dispiace da morire, perché non si sa se questa cosa durerà fino a Pasqua, sicuramente saremo in zona rossa fino alla fine di marzo. Successivamente si vedrà, ma i primi di aprile è Pasqua, quindi presumo che saremo chiusi, cioè mi sembra di vedere un film già visto, comunque. E questo è grazie a tutte quelle persone che veramente hanno continuato a fare la loro vita senza proprio incuranti dei negozianti, incuranti di tutto quello che concerne una vita sregolata, senza pensare ai bambini, perché nessuno ci pensa ai bambini, nessuno gliene frega una cippa dei bambini. Poi quando si parla di bambini, per esempio sui social, sono sempre sacri, però poi effettivamente a pensarci, concretamente, non gliene frega una mazza a nessuno, uomini e donne. Quindi veramente, no? Cioè, veramente senza parole, perché quello che sta accadendo, perché la DAD, ragazzi, è la morte della scuola, la morte della cultura, la morte della socialità. Cioè, i ragazzini, io lavoro alle medie, quindi potete immaginare anche un'età
particolare. E so che bambini hanno ricominciato, so che bambini elementari hanno ricominciato a fare pipì a letto, so di ragazzini, anche noi lo vediamo, che sono proprio regrediti, cioè c'è chi magari aveva superato, no, delle problematiche con fatica, entrati in DAD hanno recuperato tutto quello che avevano sconfitto, no? Vado a scuola e vediamo. Ragazzi, allora sto andando a fare il vaccino. Sono un pelino agitata, ma anche curiosa. Il primo passo verso la normalità. Quindi sì, dai, sono contenta. Non posso essere altrimenti. E poi ci siete voi che mi fate compagnia, quindi sì, è anche questo molto bello. Sì, vaccino appena fatto, sono contentissima, speriamo bene, insomma io, come la dottoressa mi ha detto, insomma, ho preso la tachipirina che non avevo a casa perché potrebbe venirmi la febbre. Allora, come sto? Vi dico un po'. Allora, io complessivamente adesso mi sento piuttosto bene, me l'ha fatto qui sul braccio, io poi non ho ripreso nulla ragazzi perché cercate anche di capire, insomma, non mi sembrava molto carino chiederle di, anche se è giovanissima, cioè giovanissima, cioè avrà la mia età, quindi sì, giovanissima, non mi sembrava il caso di chiederglielo. Però appunto una punturina non ho sentito niente, 0, 0, 0, quindi proprio la dose era comunque poco poco, un ago minuscolo, 0. Quando appena fatto ho sentito un attimino come se si stesse irradiando qualcosa nel braccio, ma forse era è una sensazione fattibile perché comunque per chi ha fatto delle iniezioni a volte sente, anche chi fa, io spesso ho fatto le risonanze magnetiche col contrasto, senti qualcosa no, nel corpo. Ma è naturale, comunque viene iniettato qualcosa, però nessun tipo di fastidio, non sento dolore per adesso sto bene. Non so se anche un po' mi sto suggestionando, però sto bene. Comunque vi terrò aggiornati. Ciao ragazzi, non so se mi sentite, non ho adesso le cuffiette, però mi auguro che mi sentiate. Allora, volevo fare un piccolo aggiornamento. Sono le 20:45, mi sento abbastanza bene. Diciamo che mi sembra come se mi stesse venendo l'influenza, ecco, questa è la sensazione. E però vi faccio sapere nel corso delle ore o direttamente domani come sto. Buongiorno, vi parlo veramente direttamente dal letto, come si può ben vedere. Sono le 8 di mattina e eh, ho dormito bene, non credo di aver avuto la febbre durante la notte, non l'ho misurata, vi dico la verità, però sono stata bene. Ho fatto tantissimi sogni sul Covid, ma più che altro sulla vaccinazione. Quindi misuravo la febbre a tutti i miei alunni per vedere se era salita dopo la vaccinazione, presumo. E avevo deciso di parlare solo con gente vaccinata. Non lo so, sogno così strano perché sono convinzioni che non ho mai avuto. E vabbè, a parte questo ho il braccio che mi fa male, però avendo fatto ovviamente un'iniezione intramuscolo, è chiaro. Ho misurato la febbre adesso e ho 36,9, quindi veramente poco e niente. E ieri sera invece avevo 36,8, quindi mi sento bene, tra l'altro tra poco ho anche una riunione a scuola, chiaramente su Meet, quindi non devo andare e chiaramente parteciperò, però complessivamente sto bene, sì. Adesso vediamo quando mi alzo, vediamo un po' come va la mattinata, però ho passato la nottata e sto bene.
Allora, è mezzogiorno e mi sono rimessa a letto perché non mi sto sentendo bene e sembra come se mi si stesse alzando la febbre, proprio mi sento male, cioè quella sensazione di torpore, proprio di influenza. Adesso sto misurando la febbre, ma probabilmente non ce l'ho, avrò questo 36,9 che avevo anche questa mattina, perché bene o male mi sento uguale. Tanto adesso ho qui il termometro e lo vediamo insieme, ma non credo di averla. Vediamo un po'. 36,5, cioè proprio non ho la febbre, eppure è come se sento di... ho quella sensazione e mi riposo un po' anche perché ridendo e scherzando oggi ho fatto tante cose, anche se tutte quante al computer, però fino a 3 secondi fa ho dovuto organizzare tutta la settimana prossima e quindi adesso dormo un pochino. Allora sono le 3 di pomeriggio e mi sono appena svegliata, non ho la febbre, ma ho 36,7, 36,8 e non mi sembra come se sempre avessi questa sensazione di inizio dell'influenza. Allora, ho fame perché non ho pranzato che non mi andava niente e ho chiamato del delivery. Ragazzi, allora sono le 18 e ho 37,2, quindi mi è salita un po' la febbre e niente, adesso mi metto di nuovo sul letto e dormo ancora un po', mi rilasso ancora un po'. Complessivamente sto bene, mi sento solo tanto acciaccata, tutto qua. E niente, piccolo aggiornamento. Buongiorno, oggi è sabato, quindi ieri è stato il primo giorno ufficiale del vaccino e oggi è il secondo e vi dico che sto benissimo. Allora, ieri poi non ci siamo più sentiti, ma sono stata benissimo, nel senso che dopo, verso sì, insomma, l'ora di cena, ero come nuova, quindi dopo, insomma, il pomeriggio, nel tardo pomeriggio mi sono alzata dal letto, ho fatto le mie cosine, ho sistemato un po' e vi dico, cioè, stavo benissimo, sono messa anche a vedere Sanremo fino a tardi, quindi come se a un certo punto tutto sparisce e infatti questa mattina sto benissimo, sto come se non avessi praticamente avuto e fatto nulla, tranne vabbè il solito dolore al braccio, ma chi è già stato in ospedale, chi ha fatto altri vaccini, chi insomma ha avuto già delle iniezioni intramuscolo sa che tipo di che dolore stia parlando, assolutamente sopportabile, però chiaramente ognuno di noi è diverso. L'unica cosa che vi posso dire è quello che infatti anche il mio medico mi ha detto, che se ho allergie particolari, poi in ambulatorio in pratica siamo a letto tutti il contenuto del vaccino, perché io le ho detto che sono comunque intollerante al lattosio, poi lei comunque mi conosce, quindi sa tutta la mia cartella clinica, ecco, bisognava un attimino stare attenti, mi ha detto solamente se avevo delle allergie o delle intolleranze molto forti. In quel caso non potevo neanche farlo in ambulatorio perché era sconsigliato per rischio di uno shock anafilattico, però ce ne sono veramente stati comunque pochi casi e ho dovuto aspettare, come sapete, 15 minuti per vedere se era tutto ok, però vi dico, adesso sto normale, infatti ehm, insomma, a parte ieri, ma era anche comprensibile, come tutti i vaccini, ha fatto il suo dovere. Informatevi con i vostri medici, mi raccomando, informatevi su, diciamo, gli ingredienti del vaccino, in modo che potete anche valutare insieme al vostro medico se va bene per il vostro organismo. E basta, insomma, questo è quello che ho fatto io più che altro. E vi saluto e a presto. Ciao!